Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsa con la lana Colora. La lana e gli altri accessori sono stati offerti per un progetto della Filati Tresfere. Nel box informazioni trovate tutti i dettagli per acquistare gli eventuali materiali. Per questa borsa abbiamo bisogno di 5 gomitoli di lana Colora da 50 grammi. Un fondo rettangolare 31 x 11, 3 coppie di calamite con alette e inoltre 2 fogli di feltro da 2-3 mm. Io vado anche a foderare la borsa, ve la mostro. Oltre alla fodera realizzata con i fogli di feltro, vado anche a rivestirla con del cotone fantasia, quindi potete fare voi anche la stessa cosa. Per il tutorial di come si realizza una fodera di feltro lo trovate sul mio canale Rosa Parlato Crochet, o potete inserire la ricerca su YouTube fodera di feltro e la trovate subito. Ora, detto questo, passiamo al tutorial. Allora, iniziamo il nostro tutorial infilando il nostro fondo. Allora, vi do qualche dettaglio sulla lana Colora. Allora, questa lana è formata in gomitoli da 50 grammi. Io vado ad usare questo colore, ma c'è veramente una svariata, c'è uno svariato assortimento di colori, quindi voi potete scegliere quello che preferite. È un 100% acrilico, quindi oltre a poter fare delle lavorazioni tipo sciarpe, cappelli, quindi può essere anche lavata in lavatrice. È molto comoda per le borse, perché questo filato rende bene per quando dobbiamo realizzare le borse. Allora, come in descrizione qui ci consiglia uncinetto 2,5 e 3. Io per la borsa vado a fare una lavorazione un po' diversa. Metto il mio filo in doppio, vedete così, e lavoro con il 3,5. Questo perché per la borsa la lavorazione deve essere più rigida, mentre per sciarpe e cappelli ovviamente noi desideriamo avere sempre una lavorazione più morbida, quindi questo sarà un dettaglio diverso. Allora, iniziamo in qualsiasi punto del fondo. Io inizio al centro, ma voi potete iniziare ovviamente dove preferite. Prendiamo, vedete, i due fili, quindi ho già messo in doppio i miei fili, e inizio ad infilare il fondo e vado a lavorare in ogni punto, quindi in ogni foro, 2 maglie basse, quindi 2 maglie basse in ogni foro. 2 qui, nel prossimo ne realizzo altri 2, nel prossimo 2, e realizzo 2 maglie basse, vedete, in ogni foro sulla parte lineare. Arrivati, vedete, nell'angolo dobbiamo renderci conto in base al filato che stiamo utilizzando, quindi io lavoro un primo punto basso, un secondo punto basso e mi rendo conto che ce ne vuole un altro, quindi 3 maglie basse. Quindi lavoriamo 2 maglie basse sui fori laterali e in ogni angolo ne lavoriamo 3. Quindi vado a proseguire e qui sui lati vado a lavorare 2 maglie basse in ogni foro. Quindi andate a proseguire infilando, sempre lavorando, infilando il nostro uncinetto in ogni foro, 2 maglie basse sulla parte laterale, nell'angolo sia in questo 3 maglie basse, di nuovo 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, quindi dove già ho lavorato, quindi qua ho lavorato l'ultimo foro prima di arrivare nel primo che ho iniziato a lavorare, io devo lavorare un'altra maglia bassa, quindi entro, perché la prima che ho realizzato chiaramente non era una maglia bassa, ma semplicemente mi sono legata al lavoro. A questo punto, vedete, entro nel punto subito dopo all'uncinetto e vado a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. E adesso, vedete, così risulta il nostro fondo. Andiamo a iniziare la lavorazione. Iniziamo la lavorazione del fondo facendo un primo giro a maglia bassa, quindi io qui, vedete, ho l'uncinetto, faccio una catenella. Se magari pensiamo di non individuare dove abbiamo fatto la catenella, possiamo semplicemente mettere, vedete, il marcapunti, così siamo sicuri che non ci confondiamo. Adesso guardate, in ogni punto io entro in ogni punto e lavoro una maglia bassa.
senza aumentare, quindi noi entriamo in ogni punto senza fare nessun aumento. Quelli che abbiamo già fatto sulla nostra base sono sufficienti per la lavorazione che dobbiamo andare a realizzare. Questo è il punto, vedete, nell'angolo. E andiamo, vedete, a fare questo completando l'intero giro fino a dove abbiamo il marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo il nostro marcapunti, qui abbiamo praticamente la catenella, quindi togliamo il nostro marcapunti, entriamo all'interno e chiudiamo a maglia bassissima. Una volta che abbiamo chiuso a maglia bassissima, iniziamo il nostro punto a braccio. Allora io realizzo, guardate, 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle in questa maniera qui, ok? Filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, entro in quella dopo e realizzo una maglia alta. Entro nel prossimo, realizzo una maglia alta ed entro nel prossimo e realizzo una maglia alta, quindi realizzo in totale 3 maglie alte. Ho saltato un punto di base, ho realizzato 3 maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto, sul davanti, guardate, entriamo dove abbiamo saltato, nel punto che abbiamo saltato, carichiamo il filo da dietro e con delicatezza usciamo sul davanti. Adesso guardate, noi dobbiamo scaricare prima il filo che abbiamo caricato, quindi scaricherò prima, così vedete, in questa maniera qui, il filo che abbiamo caricato, ve lo voglio far vedere bene. Abbiamo 2 fili sull'uncinetto, di nuovo filo sull'uncinetto e chiudiamo il nostro lavoro. Filo sull'uncinetto di nuovo, saltiamo un punto di base, entriamo in quello dopo e lavoriamo le nostre 3 maglie alte in ogni punto che segue, quindi 1, voglio farvi vedere bene, 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo filo sull'uncinetto, vedete, nel punto dove abbiamo saltato, entriamo da dietro, carichiamo il filo sul davanti e scarichiamo prima il filo che abbiamo preso, vedete, così, quindi ricordate di scaricarlo prima e poi chiudiamo insieme in questa maniera qui. Ops. Con 2 fili chiaramente è un po' più antipatico. Ed ecco che vedete il secondo modulo, eccolo visibile. Adesso ne facciamo un altro insieme. Adesso di nuovo guardate, io ho qua la lavorazione del punto, questo è il prossimo punto che salto, entro in questo, quindi filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e lavoro una maglia alta e ne lavoro ovviamente altre 2. Quindi 3 maglie alte. Di nuovo vedete, adesso faccio così vedete meglio. Adesso dobbiamo entrare nel punto, vedete, dove abbiamo saltato, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto in questa maniera qui, guardate bene, carichiamo il filo, lo portiamo sul davanti delicatamente, quindi portiamo sempre sul davanti con delicatezza la lavorazione, filo sull'uncinetto, scarichiamo prima i fili che abbiamo caricato e poi tutto insieme in questa maniera qui. Ops. Ecco qui. E quindi ecco che abbiamo realizzato un altro modulo. Adesso noi dobbiamo proseguire in questa maniera qui. Allora la prima riga sembra essere un po' più complicata perché chiaramente siamo legati al fondo e la lana, essendo un po' più stretta come lavorazione, ci può dare delle difficoltà. Il colore che mi hanno chiesto non aiuta neanche, quindi potrebbe essere una difficoltà. Però voi
ovviamente senza telecamera avete meno difficoltà di me, quindi andate a proseguire in questa maniera, saltate sempre un punto di base, 3 maglie alte, torniamo indietro, carichiamo il filo e poi scarichiamo i 2 fili e chiudiamo insieme. Andate a proseguire fin dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo gruppo da lavorare avremo un punto dove abbiamo lavorato, un punto da saltare e 2, quindi abbiamo 3, vedete, maglie basse da lavorare se abbiamo lavorato correttamente. Quindi filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo in quello dopo e lavoriamo una maglia alta. Nel prossimo lavoriamo un'altra maglia alta. Qui vedete abbiamo praticamente la prima maglia alta di 3 catenelle che abbiamo lavorato. Quindi io entro all'interno della terza catenella, carico il mio filo in questa maniera qui, una volta che ho caricato il filo, vedete, entro nel punto che ho saltato, quindi questo l'ho lavorato, il punto saltato è questo, vedete, torno indietro in questa maniera qui e carico il filo. Una volta che ho portato il filo in questa maniera, una volta che ho filo così, carico il filo, scarico i 2 fili in questa maniera e chiudo il punto così, come abbiamo fatto fino adesso. E adesso sullo stesso punto, vedete dove sono entrata, quindi sulla maglia alta da 3 catenelle, entro e chiudo a maglia bassissima. Quindi quando andiamo a chiudere praticamente l'ultimo punto sarà così. Adesso una catenella, sulla catenella mettiamo sempre il marcapunti e adesso praticamente la lavorazione sarà un alternarsi di questi 2 giri, quindi un giro a maglia bassa e un giro di punto a braccio, un giro a maglia bassa e un giro di punto a braccio. Quindi adesso andiamo a fare un giro di maglia bassa, entriamo nel prossimo punto e lavoriamo una maglia bassa, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa. Quindi adesso su ogni punto andiamo a lavorare una maglia bassa senza fare nessun aumento, quindi una maglia bassa in ogni punto. Andate a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete dove abbiamo il nostro marcapunti, lo togliamo e qui andiamo a chiudere a maglia bassissima sul punto, sulla nostra catenella che abbiamo segnato con il marcapunti. Chiudiamo a maglia bassissima e iniziamo di nuovo il nostro punto a braccio, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Vedete abbiamo praticamente la catenella proprio sopra l'altra catenella. Adesso filo sull'uncinetto, saltiamo un punto di base, entriamo nel prossimo e lavoriamo in ogni punto, quindi saltiamo questo, vedete, entriamo nel prossimo e lavoriamo la prima maglia alta della sequenza, entriamo nel prossimo e lavoriamo la seconda ed entriamo nel terzo. Lavorate, vedete, le 3 maglie alte, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, torniamo indietro ed entriamo, vedete, nella maglia che abbiamo saltato, quindi nella maglia bassa che abbiamo saltato. Delicatamente prendiamo il filo sull'uncinetto e scarichiamo prima i fili e poi chiudiamo tutto insieme. Adesso di nuovo filo sull'uncinetto, saltiamo, vedete, un punto, entriamo nel prossimo, qui è dove abbiamo lavorato, quindi non vi confondete, guardate bene, saltiamo il prossimo, entriamo in questo e lavoriamo sempre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo filo sull'uncinetto, vedete, nella maglia che abbiamo saltato torniamo indietro, carichiamo il filo sempre delicatamente, quindi non tiriamo né troppo poco, scarichiamo 2 fili e chiudiamo il punto tutto insieme. Quindi adesso andiamo a proseguire questa riga in questa maniera fino ad arrivare dove abbiamo le 3 catenelle. Arrivo, vedete, alla fine della mia riga, filo sull'uncinetto, qui è dove abbiamo lavorato, questo è il punto da saltare, questi ultimi 2 sono i punti dove dobbiamo lavorare le nostre 2 maglie alte, quindi entro
e lavoro una maglia alta, entro nel prossimo e lavoro un'altra maglia alta, e la terza maglia alta sapete che già, vedete, l'abbiamo lavorata. Adesso entro nella terza catenella, carico il filo, poi torno, vedete, dove ho la maglia praticamente non lavorata, la maglia bassa non lavorata, torno indietro con l'uncinetto, vedete, entro dentro, carico il filo, tiro delicatamente, vedete, tiro delicatamente il filo, scarico i due fili, così, chiudo tutto insieme e poi sulla stessa maglia, guardate, sulla stessa maglia dove abbiamo lavorato, entro di nuovo, quindi fate attenzione di entrare nello stesso punto, entro di nuovo, eccolo qua, e lavoro una maglia bassissima. Quindi una catenella, mettiamo sempre il marcapunti per individuare dove abbiamo chiuso la lavorazione, e adesso in ogni punto entriamo, vedete, e lavoriamo una maglia bassa. Quindi io adesso vado a proseguire per un tot di righe, quindi andate a proseguire alternando sempre un giro di maglia bassa e un giro di maglia di punto a braccio. Vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dico quante righe in totale ho realizzato. Allora ragazzi, io ho proseguito per un'altezza di 34 righe, alternate sempre punto basso e punto a braccio, per un'altezza totale in centimetri di 32 centimetri. Una cosa che vogliamo realizzare una volta raggiunta la nostra altezza è una fodera di feltro. Vedete, io ho realizzato la mia fodera di feltro, l'ho anche rivestita con del cotone. Sul mio canale Rosa Parlato Crochet trovate il tutorial per realizzarla. Ovviamente, siccome il feltro si sposa benissimo con la lana, potete anche non rivestirla, ma semplicemente seguire il tutorial come viene presentato. Ok? Ora, fatto questo, dobbiamo andare. Quindi io ho terminato praticamente la mia lavorazione alternato punto a braccio con un giro di punto basso. Io adesso vado a fare dei giri di punti di maglie basse per alzare leggermente il mio bordo. Quindi ho chiuso, vedete, a maglia bassissima dove avevo il marcapunti, una catenella, rimetto il mio marcapunti e adesso vado a realizzare un tot di righe di maglia bassa. Quindi in ogni punto entro e lavoro semplicemente le maglie basse, quindi non lavoro più il punto a braccio, ma semplicemente vado a lavorare circa 2-3 righe. Adesso non so di preciso quante righe vado a realizzare, ma proseguo la lavorazione lavorando qualche riga di maglia bassa. Ogni volta che arriviamo dove abbiamo il marcapunti lo togliamo, chiudiamo maglia bassissima e rifacciamo la catenella. Ok, quindi andate a proseguire, poi vi dico quante righe ho realizzato. Quando arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, taglio il filo, tiro il filo in questa maniera qui e inserisco il mio ago con la punta tonda. Fatto questo, togliamo il nostro marcapunti e nel punto, vedete, dove avevamo il marcapunti, entriamo e andiamo a chiudere la lavorazione. Quindi io sono in questa maniera qui, vedete, porto il filo sul davanti, entro al centro del punto così e chiudo la lavorazione in modo che non abbiamo nessuno scalino. Andiamo ovviamente all'interno a nascondere il nostro filo. Adesso io nascondo bene il mio filo e poi iniziamo la lavorazione dei manici. Allora, per i nostri manici andiamo a mettere su 6 catenelle. In ogni catenella, vedete, io entro e lavoro semplicemente delle maglie basse, quindi in ogni punto lavoriamo delle maglie basse. Quindi 6 catenelle totali, una ovviamente ci servirà per girare il lavoro. Arrivate, vedete, alla fine della lavorazione, abbiamo questa larghezza che è di circa, quindi non facciamo un manico molto largo, giusto di 3 centimetri. Adesso guardate, io giro il lavoro senza fare nessuna catenella,
Voi ovviamente se preferite potete farla. Entro nel primo punto e lavoro un'altra maglia bassa, entro nel prossimo e lavoro ancora una maglia bassa, in ogni punto entro e lavoro delle maglie basse. Quindi tutta la lavorazione consisterà nel lavorare delle maglie basse fino ad arrivare ovviamente all'altezza che desideriamo. Questo significa che se voi volete un manico più lungo rispetto a quello che lavoro io, basterà che andate a proseguire. Quindi ancora giro il lavoro, vedete, senza catenella, entro proprio nel primo punto e lavoro sempre le mie maglie basse. Quindi adesso andate a proseguire, io vado anche io a proseguire e poi vi dico quante righe in totale ho realizzato. Allora, io ho proseguito fino ad arrivare ad un'altezza di 80 righe, che in centimetri sono circa 40 centimetri. Ovviamente voi, se volete un manico più lungo, basta andare a proseguire. Adesso io vado a fare un giro tutto intorno, quindi vedete questo è l'ultimo punto basso che ho realizzato, entro di nuovo e realizzo un'altra maglia bassa. Entro in ogni riga che ho realizzato lavorando delle maglie basse. Quindi in ogni riga, vedete, nei lati lavoriamo una maglia bassa. Allargate un po' il lavoro se non riuscite a individuare ovviamente la lavorazione. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni riga. Quando arriviamo nell'angolo, 2 maglie basse per girare, 2 maglie basse per girare, di nuovo saliamo su fino ad arrivare da questo lato. Quando vedete arrivo da quest'altro lato, non completo il giro, noi abbiamo iniziato qui, no? E quindi di conseguenza abbiamo girato intorno al nostro manico, ma io mi fermo qui. Quindi adesso taglio un po' di filo un po' più abbondante, vi faccio vedere un filo abbondante, perché andremo a passarlo all'interno del manico in modo che il manico col tempo non slabbri. Quindi infilo all'interno del mio ago e guardate, qui è dove io ho praticamente lavorato l'ultimo punto, vedete? Entro in quello subito dopo, che è questo. Fatto questo, filo sul davanti, vedete, entriamo al centro del punto e andiamo a tirare ovviamente il nostro filo. Ecco qui. Una volta che abbiamo fatto questo, ecco che abbiamo chiuso ovviamente il nostro lavoro. Adesso vi voglio far vedere come possiamo fare in modo che col tempo ovviamente non slabbri la nostra lavorazione. Allora, noi ci troviamo così, vedete? Noi dobbiamo andare a fare un punto in ogni, vedete, in ogni punto basso che abbiamo. Quindi entriamo così e facciamo come se facessimo delle cuciture. Questo permetterà al manico di non slabbrare nel tempo, quindi io entro, vedete, in ogni punto così e faccio una cucitura. Ovviamente non si noterà questa cosa che noi facciamo, ma sarà utile perché con il tempo, come già vi ho detto, ve lo ripeto, il nostro manico sarà bello fermo. Quindi andate a proseguire per tutto il perimetro del manico fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo iniziato, ovviamente togliamo il nostro ago e questo filo un po' più lungo lo usiamo per andare a cucire i manici. Quindi il manico si presenterà in questa maniera qui. Adesso, prima di fissare i nostri manici, vado a cucire la mia borsa con il filo di nylon. Vedete, questo è 0,35 mm. Quindi facciamo un nodino, vedete, ci leghiamo alla borsa e piano piano andiamo a cucire. Io seguo sempre una linea guida, quindi vado a cucire, vedete, dall'inizio del secondo punto basso, in questa maniera qui, in modo da fare questa cucitura ovviamente lineare, perché lo sapete, vedete, la lana slabbra un po'. Invece quando seguiamo un punto guida, ecco perché noi chiudiamo a maglia bassissima, perché abbiamo bisogno della riga lineare. Quindi adesso vado a cucire e poi fissiamo i manici. Una volta vedete che io ho cucito la mia fodera,
si presenta in questa maniera qui. Allora, siccome avevo questa fodera rigida, quindi vado a inserire la fodera rigida, io ho inserito anche, vedete, i due magneti nei lati. Quindi dall'esterno ho fatto due fori, ho misurato praticamente la metà della metà del nostro laterale e giusto sulla metà, che è 2 centimetri nel mio caso, ovviamente voi andate a misurare, in modo che quando si chiude, vedete, in questa maniera qui, combacino le chiusure. Al centro ho messo anche qui la mia aletta e ovviamente anche da quest'altro lato vado a mettere la letta. Quindi adesso praticamente vedete la nostra borsa è pronta e possiamo andare a fissare i manici. Vedete, chiudo la borsa in modo da prendere bene bene la misura dei manici. Allora, io ho messo già il mio marcapunti, vedete, ho contato 12 maglie basse e ho messo il marcapunti. Ovviamente in centimetri, nel mio caso vi dico anche i centimetri, saranno 7,5 centimetri. Ovviamente è sempre a discrezione vostra la misura dei manici, perché nel caso voleste farli più grandi, magari volete allargarli, metterli un po' più al centro, insomma questa è più o meno la misura che vado a fare io. Allora io ho messo, vedete, il segnino sia sul davanti che sul dietro. Adesso iniziamo a cucire un manico e poi per il resto sarà tutto uguale. Allora, per cucire il nostro manico la prima cosa che ci occorrerà è un ago. In questo caso io uso la punta, vedete, proprio da cucitura, quindi la punta sottile e non tonda. Allora adesso posizioniamo, vedete, i manici dal lato del rovescio, quindi qui abbiamo, vedete, il punto basso, dal lato del rovescio li posizioniamo così e vado a cucire, vedete, dove ho il marcapunti, e da quest'altro lato farò la stessa cosa, da dove ho il marcapunti vado a cucire in questa maniera, quindi avremo sempre a destra di un lato il marcapunti e a sinistra l'inizio dell'altra cucitura. Quindi io tolgo il marcapunti in questa maniera qui e vado a cucire, vedete, entro all'interno così, perché quando poi finiremo ovviamente la nostra cucitura verrà in questa maniera qui, quindi sul dritto. Quindi in questa maniera, vedete, vado a cucire. Adesso qui abbiamo, mettiamo bella dritta dritta, e in ogni maglia bassa e maglia bassa, vedete, frontale, entriamo così e andiamo a cucire. Quindi qui abbiamo una maglia bassa, frontalmente ne abbiamo un'altra. Di nuovo qui abbiamo la maglia bassa e frontalmente ne abbiamo un'altra, in modo che, vedete, la cucitura venga in questa maniera qui. Ovviamente se voi già avete un modo vostro di cucire, magari anche se volete usare l'uncinetto, è chiaro che potete farlo anche alla vostra maniera. Qui abbiamo l'ultima maglia bassa e dentro qui. Allora io faccio doppia cucitura, quindi entro di nuovo nell'altra cucitura e vado a cucire ancora. Questo perché voglio che il punto sia più stretto. Quindi vedete, salgo di nuovo, questa volta salgo però sul bordo superiore, vedete, su questo, e vado a cucire. E anche qui faccio alla stessa maniera. Quindi sul bordo superiore vado a cucire. Arrivo qui verso la fine, anche qui prendiamo, vedete, il bordo superiore alla stessa maniera ed entriamo qui. Giriamo il manico e vediamo, vedete, che la cucitura è venuta in questa maniera qui. Quindi adesso andiamo a chiudere bene bene e a nascondere il nostro filo internamente e lo vado a nascondere, vedete, nel lavoro che ovviamente vado poi a tagliare. Ed ecco qui, ok? Adesso dobbiamo fare la stessa cosa anche di qua, quindi in questa maniera qui, così, vedete, iniziamo da quest'altro lato e andiamo a cucire, e nell'andata andiamo a cucire prima le maglie basse qui, le prime, al ritorno andiamo a cucire qui sulla parte superiore, ok? Andate a proseguire e andiamo a cucire alla stessa maniera chiaramente anche quest'altro manico. Una volta vedete che io ho cucito tutti e due i manici,
la nostra borsa è pronta. Abbastanza resistente nonostante, vedete, è stata lavorata con la lana. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto e vi saluto al prossimo video.